Allora, i giudici del Tribunale di Milano erano chiamati nella sostanza a rispondere a due interrogativi. Primo interrogativo, i 9 funzionari coinvolti nel processo di 4 importanti banche internazionali, che sono Deutsche Bank, Bank of America, Citigroup e Credit Suisse. Questi funzionari che hanno avuto rapporti con Parmalat negli anni immediatamente precedenti il crack, erano consapevoli che la situazione di Parmalat era molto più grave di quella che appariva in bilancio, tanto da far pensare a un possibile fallimento addirittura del gruppo. La risposta dei giudici del Tribunale di Milano è stata no, quindi questi funzionari non sono colpevoli del reato di aggiotaggio, cioè di aver fornito notizie false al mercato sulla stabilità di Parmalat, in quanto questi funzionari non erano colpevoli dello stato di azione in pratica di Parmalat. Secondo interrogativo a cui i giudici dovevano rispondere era il seguente: le banche avevano disposto un modello di organizzazione interno capace di impedire la commissione di reati così per avere l'1. Poi la ricerca anche in questo caso è stata che le banche non sono colpevoli, in quanto ovviamente, secondo quanto i giudici hanno ricostruito, avevano predisposto un sistema di controllo interno efficiente e questo anche perché, come si è capito dalla prima risposta, i funzionari non hanno commesso alcun reato. Quindi è stato smontato quello che gli avvocati delle banche hanno definito il teorema della procura, secondo cui i banchieri, le banche erano stati in qualche modo complici del crack di Callisto Tanzi, in quanto pur sapendo che la società era in gravissima difficoltà ne hanno approfittato per costringerla a sottoscrivere contratti capestro nei prestiti e ne hanno approfittato per ricavare pingui commissioni dai prestiti, ricordiamo i bond che poi hanno sottoscritto i risparmiatori, quindi al collocamento dei bond che poi hanno sottoscritto i risparmiatori. Ma Tanzi è già stato condannato in 2 processi e quindi difficilmente a pene molto pesanti, 18 e 10 anni, quindi dal punto di vista penale è difficile aggravare una situazione già gravissima. Sicuramente questa sentenza del Tribunale di Milano dà un messaggio chiaro, che è quello già sottolineato dall'associazione dei risparmiatori e dei consumatori, che hanno molto criticato già questa sentenza, e cioè il messaggio è che responsabili di questa catastrofe sono soltanto Tanzi, i suoi collaboratori, i suoi manager e al massimo i revisori dei conti. Non c'erano complici esterni, non c'erano banchieri che hanno speculato guadagnandoci sulle difficoltà di Parmalat, quindi nessuno sapeva, nessuno poteva sapere, salvo gli autori già condannati di questa truffa. Allora, ovviamente, essendoci stata una sentenza di assoluzione, i risparmiatori che si sono costituiti parte civile del processo contro le banche, contando di poter essere risarciti del danno subiti, rivalendosi sul patrimonio delle banche, questi risparmiatori ovviamente non hanno altra strada a questo punto che una causa civile, che sappiamo è molto difficile e molto lunga e dall'esito tutt'altro che scontato. Quindi in sede penale, in questo campo, i risparmiatori ovviamente, costituiti parte civile, non potranno più avere nulla di che ricevere, no, non potranno avere risarcimenti, questo certo. Ma la mia opinione personale è che non si può esultare delle sentenze dei tribunali quando ci fanno comodo, sono vicino a quello che noi pensavamo, che confermano in qualche modo le nostre opinioni e in altri casi no. In questo caso i giudici hanno ritenuto che le banche non fossero colpevoli, ovviamente ci sono, come tutte le sentenze, anche questa sentenza è discutibile,
ci sono parecchi punti che sembrano non essere stati chiariti appieno. Primo, per esempio, pensiamo che alcune di queste banche e altre banche sono arrivati a transazioni e a risarcimenti con la Parmalat, che aveva fatto causa agli istituti bancari, e quindi in qualche modo hanno ammesso, anche se non formalmente non lo hanno fatto, in qualche modo hanno, come dire, accettato di rifondere un danno che era stato provocato dal loro comportamento, questo in sede di cause civili promosse da Parmalat contro gli istituti bancari, e adesso invece il Tribunale dice che le banche non hanno nessuna responsabilità. Quindi a partire da questo sicuramente ci sono dei margini per cui questa sentenza è discutibile, però giustizia è fatta o ingiustizia è fatta, io personalmente non sono così molto propenso a chiuderla per slogan, né in questa né in altre situazioni.